Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, che è emerso dopo la recente banlist del formato, sfruttando un'ulteriore falla del sistema, generato dalle nuove carte introdotte con Modern Horizon 2 e da qualche novità arrivata con gli ultimi set. La prima carta che ha permesso la creazione in questi colori già di questa build è Ardent Elementarist, una creatura che nel rosso ci permette di emulare con i suoi TP una serie di creature che erano d'appannaggio esclusivo del blu, sdoganando le recursioni dal cimitero. L'altra magia è Blazing Wildfire, non tanto per la sua capacità di landate verso gli avversari, piuttosto il value che ci può offrire bersagliando le terre indistruttibili, vecchie e nuove, che di fatto ci permettono un ramp effect economico ed efficace, garantendoci vantaggi impensabili fino a poco tempo fa. Questa volta vi parleremo di Jund Elementarist. Nelle premesse abbiamo evidenziato l'importanza di questo nuovo Ardent Elementarist, in questa lista in 2x, nuova versione nel rosso del ben noto Archeomancer, con un costo di cast persino meno problematico dal punto di vista del mana specifico per la medesima abilità. Questa novità nel rosso, come vedremo, si incastra al meglio con le magie presenti nella build, mentre il resto del reparto è composto da carte dal costo di cast importante, a partire da 4 Black Cavern Vampires, che strizzano l'occhio con la loro abilità Metalcraft a pingare al loro ingresso pesantemente l'avversario. 5 mana sembrano molti, eppure nella lista troviamo ben 4 Boarding Party, con un costo di cast ancora superiore, anche se dalla loro annoverano rapidità e cascade, una meccanica tornata prepotentemente alla ribalta nel formato con le nuove carte introdotte in Commander Legends. Un boost potenziale non di poco conto, a cui aggiungiamo un Maelstrom Colossus, che di colossale non ha soltanto le statistiche, ma anche il costo di lancio, non certo leggero nel formato povero, eppure perfettamente sensato viste le finalità di questa build. Resta ancora spazio per 2 Clan Shaman, un'aggiunta già di main indispensabile contro i mazzi sciame o anche solo per innescare il sacrificio di artefatti intelligenti, e un Turnover Black Rose che con la sua abilità Monarch ci dà un ulteriore vantaggio in risorse rispetto all'avversario. Un approccio all'apparenza non in linea con la rapidità del formato, ma è nelle magie che viene nascosta tutta la potenza di questo nuovo archetipo dalla curva mana improbabile. Finora abbiamo visto che nel reparto creature i ciccioni esosi certo non mancano, ma come accennato all'inizio del video abbiamo un trucco per fare in modo di avere accesso a queste magie così costose, ben rappresentate da 2 carte molto simili, Cleansing Wildfire in 4x e Geomancer Gambit in 2x. Queste 2 carte si prefigurano come magie pronte a distruggere le terre avversarie, ma se vanno a bersagliare una nostra terra, magari scegliendo tra quelle artefatti indistruttibili presenti nel formato, ci troviamo di fronte a un trick molto positivo, con un mana ramp unito a un effetto di card draw, perfetto per fare value in fretta. Ecco spiegata la possibilità di avere tra le 60 carte così costose, visto che già di terzo o quarto turno potremo avere accesso a 5 o 6 mana, buoni per il cast delle nostre bombe, senza contare che potremo abusare del mana per qualche rimozione con 4 cast down, pronti a punire le creature del nemico. A queste uniremo 4 Galvanic Blast, che sono anche valide per danni diretti all'opponente, visto che soddisferemo molto facilmente il vincolo legato alla sua abilità Metacraft, ma i vantaggi in questa sezione della lista non sono ancora finiti. Già, perché grazie a una nuova carta proveniente da Adventures in Forgotten Realms, Deadly Dispute, qui giustamente in 4x, abbiamo per le mani un doppio vantaggio, con 2 carte e un tesoro a disposizione, per un ulteriore effetto ramp molto gradito per il nostro game plan. Per concludere questo reparto fa capolivo un Rip in the Graves, un paracadute contro le rimozioni avversarie, per abusare dei nostri ciccioni finiti prematuramente nel cimitero, pronti a ritornarci in mano per schiacciare definitivamente l'opponente di turno. Con una build chiaramente orientata a sfruttare l'abilità Metacraft di alcune carte, la lista deve contenere una serie di artefatti che ci possono aiutare ulteriormente a dare stabilità alla build, oltre a qualche vantaggio indotto dalla loro presenza in campo. Fanno la loro comparsa 2 Chromatic Star, che fungono da parafulmine per stabilizzare i colori in campo, oltre che da card draw aggiuntivo finissero nel cimitero, sacrificati per la sua abilità o per qualche Deadly Dispute occasionale. La parte del leone però la fanno gli Ichor's Wellspring, presenti in 4x, sia per fungere da bersaglio per le magie appena citate, sia per il loro doppio effetto di card draw, che non può farci che bene vista la nostra sete di nuove minacce da mettere in campo. È ormai evidente che buona parte di questa lista non potrebbe funzionare se non grazie a un comparto terre, reso efficace e indistruttibile con le aggiunte di Modern Horizon 2, annoverando, oltre alle ben note Dusty Citadel in 3x, alle Drogsforge Bridge in 4x e alle Sludgewood Bridge in 2x. Ben 9 terre indistruttibili che fanno da parafulmine alle Cleansing Wildfire e alle Geomancer Gambit, ben felici di bersagliarle per nuove terre e nuove carte in mano. Per aumentare la stabilità delle meccaniche Metalcraft sono ancora presenti le vecchie terre artefatto con 2 Great Furnace e 2 Vault of Whispers, portando a 13 la conta delle terre in grado di soddisfare questi prerequisiti.
Infine, per dare bersagli validi alle nostre improprie magie di ramp, annoveriamo una foresta, 4 montagne e 3 paludi, così da garantirci nuove terre base in campo per soverchiare i nostri nemici con molto mana colorato a disposizione, potendo anche selezionare i colori giusti alla bisogna. Con un archetipo che assurge a emolo dei Tron Deck, almeno per quanto riguarda il mana a disposizione nei primi turni, con degli stratagemmi degni del più astuto dei pirati, anche la Cyborg si muove per migliorare i matchup più difficili, dove il piano principale potrebbe vacillare. Per rinforzare le coppie di main già presenti, aggiungiamo 2 Clan Shaman e un Tornove Black Rose, qualora le loro meccaniche necessitassero di maggiore ridondanza con determinati avversari, propensi a ostacolarci su questi fronti. Verso creature problematiche o volanti dalle basse statistiche aggiungiamo ben 3 Chain Reddit e 2 Suffocating Fumes, visto che il meta non è ancora ben definito e tra Aura, Mono White Heroics e Fatine assortite potremo fare dei brutti incontri online come tra i tavoli da gioco. Per sfuggire a mazzi molto aggressivi o che puntano ad azzerare i nostri punti vita, 2 Falcon Marauder e un Weaver Storm andranno a risollevare le situazioni più delicate, soprattutto la creatura, che ben sinergizza con il nostro comparto artefatti, sacrificabile alla bisogna. Resta ancora uno spazio per 3 Nil Spellbomb, per spezzare le recursioni dal cimitero, e un Tranquility, per spazzare via in un sol colpo tutti gli incantesimi problematici che nel formato povero sono spesso presenti nelle forme e nelle meccaniche più disparate. È ancora difficile capire se questo nuovo tipo di archetipo prenderà saldamente il comando del formato, o si tratta solo dell'ennesima variante di meccaniche già in qualche modo presenti, come Cascade e Metacraft, spesso sfruttate in Pauper. Di certo di emuli, anche in colori diversi, ne troverete. Spuntano infatti alcune varianti Jeskai che sfruttano per l'occasione Ephemerate, ma a nostro avviso stiamo solo sfiorando la punta di un iceberg molto più grosso e complesso, visto quanto possa essere efficace il vantaggio offerto da Cleansing Wildfire e Geomancer Gambit. Le loro interazioni con le terre artefatto indistruttibili potrebbero storpiare ancora una volta il Pauper, costringendo gli avversari ad adattare le proprie build per quanto possibile nel formato povero, per arginare il loro apparente strapotere. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.